Sono Valentina Stingo, ho 31 anni e sono di Sorrento. Sono nata e cresciuta a Sorrento. Poi sono andata a studiare fuori a Milano e dopo una triennale e una specialistica rispettivamente in economia aziendale e in marketing management sono tornata a casa. A Milano ho lavorato in una società di ricerca di mercato piccolina e poi ho lavorato per l'hotel di Bulgari dove mi occupavo di organizzazione di eventi. Poi sono tornata perché sono innamorata della mia terra. Quindi sono tornata e ho cercato di trovare la mia dimensione lavorativa perché ormai avevo finito gli studi, ma non è stata una cosa semplice. E quindi per circa 3-4 anni sono stata un po' sbattuta tra un lavoro e l'altro, fino a quando per gioco non ho iniziato a coltivare delle zucchine e poi sono riuscita a farne il mio attuale lavoro, quindi faccio la contadina. No, erano penso una trentina di piante, quindi anche se le zucchine quando partono, perché non è che ora che lo faccio a livello un po' più ampio ne metta più di un centinaio di piante, perché sennò veramente affoghi nelle zucchine. Però mi capitava di regalarle a amici, parenti, perché veramente erano troppe per un autoconsumo. E qualcuno una volta mi ha detto: ma scusami, ma perché non provi a farne un lavoro? Cioè, perché non le vendi? Per quale motivo le stai regalando? Comunque tu ci fatichi. E ho detto, effettivamente potrebbe avere un senso. Mentre prima scrivevo soltanto di quello che facevo, perché appena ho iniziato a piantare comunque ho iniziato a scriverne, a parlare di questa cosa, anche solo della storia che potesse avere quella zucchina dal momento in cui è stata messa la pianta a terra fino a quando non l'ha fatta. Ho detto, vabbè, ma sai che c'è di nuovo? Provo. E quindi ovviamente finito il periodo delle zucchine, dei pomodori, quelle 10 piante di pomodoro che avevo messo quell'anno, ho iniziato a mettere le verdure autunnali in quantità un pochino più alte. E quindi a novembre del 2017 ho venduto le mie prime 2 cassettine, in cui ho ancora la foto perché era abbastanza... perché poi dovevo pensare come venderle queste cose. Io non avevo la più pallida idea di quanti chili o per quanto tempo queste zucchine piuttosto che questi cavolfiori avrebbero prodotto. Invece di fare una vendita a chilo come si fa normalmente, ho detto vabbè, io metto quello che ho quella settimana in cassetta e quella cassetta ha un costo X, in modo tale che io gestisco la parte produttiva, nel senso che quello che ho, quello vendo, e la persona ha anche un po' la sorpresa, che poi in realtà è stata una cosa apprezzata. Non soltanto per la questione puramente stagionale, nel senso che le persone hanno la certezza che se una cosa in quel periodo non c'è o se io non ce l'ho, nella cassetta non la trovano, ma c'è stata anche da parte di molti la scoperta del dire io non devo pensare a cosa devo comprare, perché non è che devo entrare nel supermercato, devo andare dall'ortofrutta a guardare e pensare oggi compro questo, domani compro l'altro, perché già mi arriva qualcosa che ho la certezza essere di stagione ed essere fresco, e quindi è una cosa che è stato un plus. È proprio una sorta di abbonamento, nel senso che poi i clienti sono sempre gli stessi, quindi sono le stesse famiglie che tutte le settimane ricevono la cassetta. Vengono comunque avvisati il giorno prima, giusto perché magari uno quella settimana non c'è o qualsiasi altra cosa, ma comunque sono sempre le stesse persone. Tuttora continuo a farlo, non pagano in anticipo semplicemente perché tipo in questo periodo io non sto consegnando, perché come hai potuto vedere facendo un giro non c'è produzione, quindi evito di farli pagare in anticipo proprio per evitare di trovarmi nella situazione in cui mi hanno già pagata ma io non ho niente. Non sarebbe un problema perché uno può semplicemente slittare, cioè se non è questo mese è il mese prossimo, però preferisco comunque che mi paghino di volta in volta anche per evitare casini, tra virgolette. Ma allora, imparare a coltivare le cose è stata una cosa arrivata dopo, nel senso che avendo io una formazione relativa prevalente alla comunicazione, alla vendita, dico sempre che ho imparato prima a vendere le zucchine famose e poi a coltivarle, però dalla mia parte ho sempre avuto una grandissima curiosità.
E quindi quando mi sono resa conto che effettivamente questa cosa mi piaceva, ho iniziato a studiare, ho iniziato a cercare libri, ho iniziato a cercare su internet, perché oltre a cercare le malattie su Google si possono cercare anche altre cose. E poi ho iniziato a chiedere, perché ci sono tante persone che conosco che hanno una formazione in agraria, piuttosto che vecchi contadini che posso conoscere per motivi familiari. Poi dopo essere entrata in Coldiretti comunque ho approcciato tutto un mondo in maniera diversa, quindi anche da un punto di vista puramente imprenditoriale, perché per quanto io abbia una formazione di quel tipo, un'impresa agricola non è un'impresa come le altre, quindi anche ad esempio la programmazione delle semine piuttosto che la ricerca di clienti, che tipologie di clienti approcciare sulla base di quelle che possono essere le richieste, quindi è stato tutto un processo che continua tuttora, perché poi non è che si ferma mai, di imparare cose nuove e metterle in pratica, mettendo insieme le cose che non so con le cose che invece so perché le ho studiate e perché ci ho anche lavorato. A parte che mia nonna, che è mancata poco fa, era una contadina, quindi aveva un'estrazione contadina. E poi mio padre in realtà è sempre stato un sostenitore delle cose coltivate, cioè voleva sapere da dove veniva quello che mangiava, e quindi abbiamo sempre avuto comunque un piccolo appezzamento di terreno coltivato da un colono che ci desse da mangiare, tra virgolette. Per cui dove vivo ora adesso non c'è più tanta terra, prima c'era, e quindi comunque da bambina ero sempre in giro per il giardino con il colono storico, quindi sono sempre stata un po' forse ancestralmente attratta da questa cosa, però non avrei mai pensato di farne un lavoro. Io quando ero piccolina facevo le bancarelle di braccialetti, sempre perché questa cosa della creatività probabilmente mi ha sempre contraddistinta, quindi mi mettevo in spiaggia, facevo i braccialettini, però sono sempre stata, e lo sono tuttora, molto, molto strana in questo senso, nel senso che per me se una cosa non ti serve ho difficoltà a vendertela, che per una persona laureata in marketing non è esattamente il massimo. Sicuramente avendo un percorso diverso rispetto a chi magari eredita l'azienda di famiglia piuttosto, senza aver avuto una formazione, piuttosto che di chi una volta si diceva che poi era l'ultima spiaggia, cioè quando non sapevi che far fare al figlio diceva boh, azzappà, e la mettevi a coltivare la terra. Aver avuto una formazione e anche un'esperienza lavorativa diversa sicuramente mi aiuta in tante cose, che può essere la gestione, proprio da un punto di vista basilare, la gestione del tempo, cioè io la mattina mi sveglio e so già esattamente quello che devo fare, quante ore ci vogliono per farle, e se un giorno devo dare precedenza ad una cosa piuttosto che un'altra non vado nel panico. Questo non è soltanto la mia formazione, è anche il fatto che io di base sono una donna ansiosa, però comunque riesco a organizzarmi le cose, a gestire il tempo. E poi per esempio da un punto di vista proprio di influenza sulle altre persone, avere una storia particolare e avere anche la possibilità di parlare in pubblico davanti a 50 come 100 come 200 persone è fondamentale, perché al di là del puro scopo di vendere il barattolo di conserva di pomodoro, comunque l'idea che vengano dei ragazzi da me a dirmi guarda, dopo averti sentito parlare quando finisco l'università voglio andare a provare a dare una mano ai miei genitori in agricoltura, è piacevole. Così come serve l'aver lavorato in gruppo, perché in altri ambiti del mio lavoro, come possono essere il mercato che abbiamo aperto a Napoli, piuttosto che altre cose, l'avere la capacità di tenere insieme un gruppo, comunque di stare all'interno di un gruppo, è una cosa che soltanto esperienze lavorative in un settore diverso o una formazione aziendale fatta in una maniera diversa ti può dare.